Parliamo della poltrona numero 41 progettata da Alvar Aalto e la moglie Aino in occasione della progettazione di un edificio, un sanatorio a Paimio proprio, un paese. Tenete presente che questo prodotto fa parte della collezione del MoMA di New York, quindi parliamo di qualcosa di estremamente importante e uno dei primi esempi dei suoi lavori fatti sulla piegatura del legno multistrato o del legno massello. Lui ha creato diverse tecniche per riuscire a curvare il legno, ispirandosi sia alla tradizione finlandese, quindi per la creazione degli sci ad esempio, che dal lavoro di Tonè, che già in quell'epoca era estremamente famoso. Che cosa è successo praticamente? Loro vinsero il concorso per la creazione di questo sanatorio a Paimio e mentre c'era la costruzione dell'edificio gli chiesero di creare anche gli arredi. E che cosa hanno fatto? Loro in casa avevano già un prodotto però del Bauhaus, avevano la seduta Vassili di Marcel Breuer, quindi all'inizio pensavano di metterci quel tipo di prodotto, però c'era un problema. Alvar Aalto è sempre stato legato alla natura, si è sempre ispirato alla natura per riuscire a creare dei prodotti nuovi, quindi lavorare con il metallo gli sembrava qualcosa di troppo freddo per un sanatorio ad esempio, quindi decisero di realizzare un prodotto da zero. Nei suoi lavori ci sono sempre queste forme curve e in questo caso sono presenti per dare più comfort alla persona che andava a sedersi. Per cui cominciarono a lavorare con il legno, iniziarono a sperimentare diverse forme, ma soprattutto la tecnologia che riguardava la curvatura del legno multistrato, come vi dicevo. Questo punto però è fondamentale perché è stata la tecnologia alla quale moltissimi designer si sono ispirati per la realizzazione dei loro progetti. Quando dico moltissimi, questo l'ho detto già in un altro video, lui è stato presente a un concorso dove premiò dei giovani designer e questi giovani designer però erano Charles Eames, Ray Eames, Eero Saarinen e la coppia Charles e Ray Eames negli anni successivi hanno lavorato ispirandosi al lavoro di Alvar Aalto per riuscire a creare nuovi prodotti, come ad esempio la Ottoman, che prende proprio il lavoro fatto da Alvar Aalto. Ovviamente riprende la tecnologia e loro l'hanno esaltata, quindi quest'uomo è stato fondamentale per i designer del futuro. Per curvare il legno multistrato come era stato pensato da Alvar Aalto e sua moglie servivano dei fogli in legno molto sottile che vengono posizionati uno sopra l'altro con le venature del legno una opposta all'altra, in maniera tale da evitare che si possano piegare tra di loro. E in mezzo a questi fogli c'è della colla naturale che serve a tenerli incollati. Vengono messi all'interno di una pressa e questa pressa mantiene la posizione fino a quando la colla non si è completamente solidificata. Una volta fatto questo, togliamo il nostro pezzo e otteniamo il tipo di prodotto desiderato. Questa è una delle tecniche che hanno creato, oppure utilizzano praticamente il legno massello. Nelle parti terminali dove servono delle curve vanno a fare dei piccoli tagli e lì vanno ad inserire dei fogli di betulla. In quei punti, ovviamente anche la colla, in quei punti fanno la piega che desiderano e la bloccano all'interno di una pressa e lì rimane fino a quando la colla non si è solidificata. Una volta fatto questo, otteniamo la nostra curva. Dietro, credetemi, c'è un lavoro infinito, durato tantissimo tempo, che è servito però alla coppia, quindi Alvar Aalto e la moglie, a creare questa nuova tecnologia, diciamo. Questo sviluppo di una tecnologia sulla lavorazione del legno. Tenete presente che i primi esempi che realizzarono furono esposti nel 1929 in occasione del 700° anniversario della città di Turku, un'altra città dai nomi secondo me viene detto in un altro modo, però ve lo scrivo, ok? Nel 1933 il sanatorio era stato completato e i progetti sia architettonici che dei mobili furono esposti a Londra. Nel 1934, quindi l'anno successivo, i mobili erano già in vendita in un catalogo di un'azienda di Zurigo, ma la coppia però voleva dare un'immagine differente del prodotto e così fondarono la Artec in collaborazione con un'altra piccola bottega artigianale in legno. Questa era un'azienda che si occupava principalmente della realizzazione di prodotti in legno pensati dalla stessa coppia e l'azienda esiste ancora oggi, quindi molti dei prodotti realizzati dalla coppia sono in vendita ancora oggi perché non hanno perso quello smalto, sono quei prodotti
unici, autentici, che non invecchiano, non vedono il passaggio del tempo, e questa è una caratteristica incredibile per un prodotto, perché significa che la potete utilizzare e ha superato tutte le mode, va oltre le mode. Di questo progetto esistono due modelli principalmente, la poltrona e la seduta. La seduta e una seduta hanno codici diversi, giusto per distinguerli, però quello che fa la differenza è che uno ovviamente ha una poltrona con i braccioli, l'altro non ha i braccioli e ha praticamente la seduta a sbalzo, ok? Questa seduta, la forma è stata di ispirazione per un altro designer che si chiamava Werner Panton, quindi capite come questo personaggio è stato fondamentale, Alvar Aalto è stato fondamentale per il design che stava vivendo, quindi ha fatto comunque delle cose straordinarie, ma poi queste cose straordinarie sono state riprese per progettare altri progetti altrettanto straordinari. Parliamo di progetti fondamentali per il design. Tutto qui. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, se volete continuare a seguire altri video, come ad esempio quelli di Alvar Aalto, ci sono, tipo, non lo so, cliccate da qualche parte qui, oppure cercate la playlist che ho fatto appositamente e basta. Alla prossima. Ciao.